Eccoci collegati con il circuito di Vallelunga. Purtroppo non vorrei deludere gli spettatori, non si tratta di una prova di campionato del mondo, un lapsus che ovviamente è più che perdonabile del collega in studio, ma della sesta prova del campionato italiano. Però del campionato del mondo troviamo in pista tutti i migliori protagonisti, esclusi ovviamente gli stranieri, Roche e Mertens soprattutto, ma abbiamo in pista Merkel con la pole position, Pirovano che è terzo nel mondiale, Merkel è campione del mondo in carica, Pirovano che ha la seconda posizione, quindi abbiamo Baldassarre Monti che è stato un altro dei protagonisti del mondiale, ma mentre i piloti della Superbike si apprestano a prendere il via per il giro di ricognizione, io pregherei il regista Balani di chiudere il discorso del collegamento precedente andato in onda su Rai 3 riguardante la fase finale, l'episodio finale della gara delle 125 che metteva in palio il titolo tricolore con Gresini, eccolo che si porta sul traguardo e lotta per il secondo posto tra Capirossi e Vitali. Capirossi cade, Vitali purtroppo non può far altro che andargli addosso e quindi ecco, così si è conclusa la gara delle 125 con questo episodio che purtroppo ha avuto un epilogo poco carino, con la reazione di Vitali che anche l'anno scorso si era giocato qui una bella prestazione proprio all'ultimo giro. Gresini quindi campione italiano della 125, Capirossi il campione del mondo deve rinunciare e pertanto sul podio vanno Romboni e Biaggi. Possiamo tornare ora sulle immagini della Superbike, eccole, con i piloti che stanno percorrendo il giro di ricognizione, dopodiché dovranno percorrere 22 giri del circuito di Vallelunga che misura 3200 metri e il totale della percorrenza è 70 km 840 metri. Prima manche oggi, seconda manche di questa sesta prova del campionato italiano domani alle 13:15 con diretta su Rai 3. Torniamo quindi alle posizioni della griglia di partenza con Fred Merkel con la Honda del team Rumi, Honda che è campione del mondo in carica. Ricordo che il campionato del mondo delle Superbike è nella fase finale, ma mancano 3 prove che saranno probabilmente determinanti, quelle in Malesia, quelle in Australia e quelle in Nuova Zelanda, con al comando della classifica Raymond Roche, pilota francese che pertanto non partecipa al campionato italiano in sella alla Ducati, ed il belga Mertens in seconda posizione a distanza abbastanza di sicurezza ma non ancora del tutto con la sua Honda numero 2 quando mancano 3 prove. Pirovano che si è già laureato campione italiano, quindi questa pertanto sarà una gara assolutamente libera da qualsiasi strategia stagionale, poiché Pirovano ha già vinto e quindi sarà un confronto sereno, senza problemi strategici tra il vincitore del campionato italiano 1990, appunto Fabrizio Pirovano che gareggia con la Yamaha numero 4, ed il suo rivale Baldassarre Monti che è già stato suo rivale in gara a Monza una settimana fa e che vedremo in gara con la Honda numero 1, campione uscente tricolore ovviamente. In prima fila pertanto Fred Merkel in pole position, pilota ovviamente di rango per una pole position, è campione del mondo in carica con la Honda del team Rumi, con la Yamaha numero 4 Fabrizio Pirovano secondo tempo, con l'altra Honda del team Rumi Baldassarre Monti terzo tempo, quindi Davide Tardozzi con la sua Ducati privata numero 2 e Furlan con il numero 55 con una Honda. Fabrizio Furlan quindi che prende il via in prima fila, vedete anche con il numero 11 Cantalupo, quindi l'altro americano Arnaiz col 75, Massimo Broccoli con la Ducati numero 8 e Aldeo Presciutti con la Yamaha numero 14 in seconda fila. Fabrizio Pirovano sta per prendere posizione con il suo secondo tempo, al suo fianco ecco è arrivato anche Fred Merkel, bandiera rossa, il direttore di gara è pronto a togliersi davanti ai piloti che vedranno anche il semaforo e potranno quindi prendere via per questa prima manche della sesta prova del campionato italiano tricolore Superbike. Una rivincita su vari fronti, vediamo che Pirovano parte subito bene, è uno specialista delle grandi partenze Fabrizio Pirovano, ma alle sue spalle c'è già Baldassarre Monti, quindi Fred Merkel, Massimo Broccoli e con il numero 34 Gastone Grassetti. Intanto c'è una scivolata senza particolari conseguenze di un pilota che non abbiamo per il momento identificato. Intanto vediamo che Monti è alle spalle di Pirovano, come avevamo già visto all'ingresso della chicane, con
Fred Merkel immediatamente dietro i due. Vediamo ora in terza posizione con il numero 8 Massimo Broccoli, quindi con il numero 2 Davide Tardozzi, vice campione italiano. Vediamo la scivolata che ha caratterizzato con il numero 35, se non andiamo errati, si dovrebbe trattare di Andrea Brunotti. Ed è passato Monti al comando. Monti è pilota di grande temperamento di Parma, è stato uno dei protagonisti del campionato del mondo dopo aver avuto a disposizione nel Gran Premio d'Austria che si è svolto il primo weekend di luglio una moto ufficiale della Honda identica a quella di Fred Merkel. Vediamo Baldassarre Monti che impenna nel suo tentativo di distanziare subito Fabrizio Pirovano, neocampione tricolore. E ora in seconda posizione Fabrizio Pirovano cerca l'allungo su Baldassarre Monti, riesce, lo stringe leggermente ma tutto è ok, e vediamo che Merkel si avvicina a Baldassarre Monti. Monti ha avuto un leggero indugio in questo allungo, non possiamo ancora tirare delle conclusioni. Vediamo che le due Ducati in quarta e quinta posizione tengono però il ritmo migliore dei due ducatisti è Davide Tardozzi con la sua Ducati privata, mentre Massimo Broccoli con la sua Ducati ufficiale è in quinta posizione. Ecco di nuovo il sorpasso di Fabrizio Pirovano ai danni di Baldassarre Monti, prende subito la traiettoria migliore Fabrizio Pirovano ed è ora al comando con la staccata di Baldassarre Monti. Ricordo anche la differenza non marginale dell'equipaggiamento dei pneumatici. Baldassarre Monti e Merkel, come tutte le moto del team Rumi, gareggiano con pneumatici Pirelli, mentre per gli altri concorrenti, la maggioranza tra i quali appunto c'è Fabrizio Pirovano, sono equipaggiati con gomme Michelin. La Yamaha di Fabrizio Pirovano è risultata, grazie alla capacità del pilota ovviamente, la più veloce di tutto il campionato del mondo, e Fabrizio Pirovano cerca di confermare il suo primato tricolore mantenendo il comando di questa corsa quando siamo alla fine del secondo giro, con Baldassarre Monti in seconda posizione, Fred Merkel in terza posizione, quindi Davide Tardozzi che sta attaccando Merkel con la sua Ducati numero 2, Merkel con la Honda numero 6 e con la Ducati numero 8 il bolognese Massimo Broccoli, collaudatore della Ducati e impiegato dalla Ducati in queste gare tricolore. In sesta posizione dietro a Massimo Broccoli Gastone Grassetti con l'altra Honda del team Rumi. Allunga Fabrizio Pirovano, ha realizzato anche il giro più veloce nell'ultimo passaggio, 1:27.459, doppio asterisco sul terminale del servizio cronometraggio della Federazione Italiana, che ci segnala appunto questa bella prestazione di Fabrizio Pirovano in avvio di gara. Ha già distanziato i due piloti della Honda, molto sentita la rivalità tra Merkel e Monti. Monti ovviamente tenta di diventare il pilota numero 1, semmai ci sarà un numero 1 nel team Rumi, visto che può contare su due moto ufficiali anche per la prossima stagione. E Fred Merkel, lo ricordiamo, è da qualche anno cittadino italiano per quanto riguarda la sua attività agonistica, in quanto corre con licenza italiana, anche se è californiano, risiede a Bergamo, ha un rapporto oltre che di lavoro di grande amicizia con Oscar Rumi, che è stato il grande artefice di questo ritorno, di questo glorioso marchio, seppure solo ora come scuderia. Molti ricorderanno le Rumi bicilindriche degli anni 50, purtroppo una realtà che ora riguarda solamente i collezionisti. Non ha nessuna intenzione di iniziare la produzione di moto di serie Oscar Rumi e pertanto si limita ad attuare questo suo progetto squisitamente mecenatistico di mettere in pista una squadra che si avvale grazie anche ai risultati di Honda ufficiali. La Honda ha dato piena fiducia al team italiano, che pertanto con Fred Merkel, che ora è in seconda posizione, ha passato Baldassarre Monti, ha conquistato 2 volte il titolo mondiale. Quest'anno Merkel ha avuto dei problemi, è caduto nel corso delle prove alle 8 ore di Suzuka a luglio
e pertanto è stato Baldassarre Monti che nella seconda parte della stagione è diventato il... Intanto avete visto come Baldassarre Monti chieda veramente il limite estremo all'aderenza della sua Honda 750. Ricordo che nelle Superbike gareggiano insieme le 750 a 4 cilindri con le bicilindriche fino a 1000, anche se la Ducati non ha mai sfruttato per intero, per ovvie ragioni di equilibrio, di affidabilità, tutta la potenziale cilindrata. Rivediamo nel replay che ci propone Balani la sbandata di Baldassarre Monti, che controlla comunque bene il suo mezzo e resta in terza posizione. Si sta facendo avanti Davide Tardozzi con la sua Ducati numero 2, vice campione italiano. Il campione italiano in carica, lo ricordo ancora, lo vedete anche dalla tabella portanumero, è Baldassarre Monti, pilota di Parma, che l'anno scorso gareggiava con la Ducati e che ha trovato collocazione, direi, e valorizzazione anche in seno al team Rumi del campione del mondo Merkel, che ora è in seconda posizione con la Honda numero 6. Terza posizione per Massimo Broccoli, quarta posizione per Davide Tardozzi e quinta posizione per Massimo Broccoli con le due Ducati che nel campionato italiano non possono avvalersi del binomio ampiamente collaudato nel mondiale, che è appunto il binomio Roche-Ducati, che guida la classifica iridata quando mancano 3 prove alla conclusione. Nello scenario tricolore è Fabrizio Pirovano, l'asso piglia tutto. Fabrizio Pirovano ha già vinto 6 manche nel campionato italiano su 10 manche disputate fino ad ora. Resta quest'ultima gara inserita nel programma del Gran Premio Roma di motociclismo, campionati assoluti d'Italia per quanto riguarda le classi Grand Prix tradizionali, e invece sesta prova per il campionato italiano delle Superbike. Le Superbike quindi anche nello scenario tricolore stanno cercando una loro collocazione di grande prestigio, come del resto merita la formula tecnica adottata. Si tratta di moto parenti, anche se sempre meno strette delle moto di serie, ma comunque è vincolante il fatto che il modello d'origine deve essere omologato e prodotto in un certo numero di esemplari in relazione alla capacità produttiva della casa costruttrice. Pertanto per la Ducati, che pur essendo una grande casa italiana è nello scenario mondiale una casa abbastanza piccola, deve produrre meno esemplari. Per la Honda l'esigenza è quella di produrre un numero più elevato di esemplari per avere l'omologazione. Ecco Tardozzi con la Ducati in quarta posizione, e intanto c'è una scivolata senza conseguenze, il pilota è già in piedi, non riusciamo a distinguere il numero, ma non si tratta di un pilota delle posizioni di testa. Intanto facciamo un attimo la situazione della corsa quando siamo alla conclusione del sesto giro. Pirovano al comando con 1 secondo e 7 di vantaggio su Merkel, che corre praticamente con Monti alle costole. Quindi Davide Tardozzi in quarta posizione, Massimo Broccoli in quinta, e l'altro americano Arnaez con l'altra Honda del team Rumi in sesta posizione. Anche Arnaez, che era amico negli Stati Uniti di Fred Merkel, è stato trascinato e ha avuto la sua opportunità di venire a correre in Europa con le Honda del team Rumi, con le quali è riuscito a vincere il titolo europeo. Quindi un'altra bella soddisfazione per il team bergamasco, che privo probabilmente del titolo mondiale. Ecco, intanto con il numero 96 vediamo la moto di Cirafici ferma lungo la pista. Dicevo che per quanto riguarda Merkel, che si sta avvicinando a Fabrizio Pirovano, le possibilità di riconquistare il titolo sono inesistenti, perché si trova in quarta posizione, ma con oltre 100 punti di distacco da Raymond Roche nel campionato del mondo. Quindi a consolare la mancanza di un titolo mondiale è venuto questo titolo europeo di Richard Arnaez, questo pilota statunitense che si è trasferito anch'egli in Europa, in Italia, e corre anch'egli con licenza italiana. Si trova in sesta posizione. Precede Aldeo Presciutti, pilota che vive a poche centinaia di metri, diciamo un paio di chilometri dal circuito di Vallelunga,
corre con una Yamaha che ha superato Gastone Grassetti con la quarta delle Honda viola del team campione del mondo. Segue Furlan, Monaco, Blora, Caracchi, Singer, Cantalupo e Balbi, ultimo in zona punti, ma seguiamo la gara di testa tra Pirovano, Merkel e Monti. Monti non perde il contatto con i suoi avversari, mentre sembra che Fred Merkel, il biondo californiano italiano ormai, anzi bergamasco d'adozione, sia in grado di andare ad infastidire il neocampione italiano Fabrizio Pirovano, che in sella alla sua Yamaha cerca di mantenere il comando della corsa. Quando siamo nel corso dell'8º giro all'interno del movimentato e spettacolare Catino di Vallelunga, che ospita ormai questo tradizionale appuntamento conclusivo della stagione tricolore. I piloti sono impegnati, dicevo, nel corso dell'8º giro. Manca la curva, la famosa curva Roma, poi l'ingresso sul rettilineo, e Fred Merkel si sta avvicinando a Fabrizio Pirovano, che nell'ultimo giro ha fatto registrare il suo giro più lento, 1:28.215. Non dovrebbero esserci problemi, forse una sbandata o magari un attimo di deconcentrazione per controllare i suoi inseguitori. Ne ha approfittato Merkel, che si è portato immediatamente alle sue spalle. Il vantaggio di Pirovano su Merkel, lo avete visto, è di solo 310 millesimi. Segue poi Monti a 620 millesimi, lo stesso identico distacco tra il secondo e il terzo, che però ora è cambiato, lo vedete anche visivamente, si può apprezzare. Mentre Davide Tardozzi è in quarta posizione con la sua Ducati a 1 secondo e 735 millesimi. Hanno invece rallentato in questo giro Massimo Broccoli e Aldeo Presciutti, rispettivamente in quinta e settima posizione. Siamo nel 9º dei 22 giri previsti di questa prima manche del 6º appuntamento tricolore delle Superbike. Fabrizio Pirovano al comando, cerca di riallungare, riprende qualcosa. Ricordo ancora che i piloti di testa sono equipaggiati con differenti pneumatici, Michelin per il pilota che ha il comando, Pirovano, e Pirelli gli altri tre, perché Tardozzi ha effettuato quest'anno con la sua Ducati privata una stagione praticamente impegnato in collaudo. I tre fuggitivi si apprestano ora a superare con il numero 59 Andrea Bastianello, che speriamo non crei problemi. È alla guida di una Honda di serie, vedete, ha lasciato strada a Pirovano, ha creato qualche problema in più a Monti e a Merkel, poi ha creduto bene di controllare se ce n'era qualcun altro dello stesso calibro, infatti è passato Davide Tardozzi. Un altro doppiaggio da effettuare ed ecco che Merkel attacca Pirovano, ma sarà bene tornare sulla diretta. Vediamo, abbiamo visto anche in replay il doppiaggio. Intanto di nuovo Monti prende una piccola imbarcata, è molto spettacolare la guida di Baldassarre Monti, prende molti rischi il pilota parmense, ma riesce comunque a controllare bene tutte le evenienze che poi scaturiscono da questa sua audacia. E intanto vediamo che c'è un altro scivolone senza conseguenze, spazi di fuga adeguati sul circuito di Vallelunga finalmente. E resiste Fabrizio Pirovano al comando di questa prima manche, ma Merkel è incollato. Merkel è praticamente al suo rientro in pieno ed eccolo al comando. Fred Merkel, ex campione del mondo in carica, supera ed è risuperato da Fabrizio Pirovano. Dopo l'incidente a Suzuka, Fred Merkel ha avuto una lunga convalescenza poiché ha avuto dei problemi alla
alle vertebre cervicali, per parecchio ha girato con un collare, vistoso collare, ed è rientrato praticamente a Monza una settimana fa, ed ora qui lo vediamo, ma con Baldassarre Monti che prende un rischio, allunga di molto la staccata, è costretto a prendere una traiettoria molto esterna e rischia anche di essere superato da Davide Tardozzi, che infatti cerca di infilarsi all'interno del tornante con la sua Ducati. Baldassarre Monti ha fatto un classico numero, cercando una traiettoria praticamente impossibile. Ricordiamo che davanti a sé ha il campione del mondo in carica, ed eccolo il replay di questo sorpasso all'esterno con una staccata che inevitabilmente richiede un allungo nella percorrenza, nella traiettoria, e percorre quei 10 metri in più Baldassarre Monti, che restituiscono la posizione ai piloti che voleva superare. Siamo nel corso del 12° giro dei 22 previsti. Questa è la situazione all'11° passaggio, con Fred Merkel che tenta di superare e sta impegnando comunque moltissimo Fabrizio Pirovano. Ancora tra i due comunque ha la meglio Fabrizio Pirovano. E Baldassarre Monti è in agguato, pronto ad attaccare. Forse la rivalità di Monti è sentita più nei confronti di Merkel che nei confronti di Pirovano. Quello che vuole Baldassarre Monti è il ruolo di prima guida del team Rumi, con tutte le attenzioni per lui in vista della prossima stagione mondiale, e cerca di conquistarsela anche in una gara di campionato italiano, dove comunque il confronto è di livello mondiale. Ricordo ancora che i piloti che stiamo vedendo inquadrati in questo momento sono tutti protagonisti del campionato del mondo. Manca solamente la Ducati di Roche e la Honda di Mertens, e poi potremmo tranquillamente essere di fronte alle immagini di una prova del campionato del mondo, con Pirovano al comando, Merkel in seconda posizione, Monti in terza e Tardozzi in quarta posizione. L'unico che troviamo in una posizione migliore a quella a cui purtroppo è abituato ad occupare nel mondiale Davide Tardozzi, che lo ripeto, gareggia con una Ducati privata, il che significa nel campionato del mondo lottare per qualche posizione più indietro. Ma riesce Tardozzi a mantenere il controllo dei suoi rivali in questa prova italiana. L'abbinamento con la bicilindrica bolognese comincia a funzionare alla meglio, ed ecco che Merkel cerca il passaggio all'esterno, ma è avvantaggiato Pirovano in uscita di curva, e Tardozzi tenta di infilarsi all'interno di Monti. Confronto a 4 particolarmente significativo, da notare la presenza in questo quartetto di 3 marche: Yamaha, Honda e Ducati. Ecco la bicilindrica italiana affidata a Davide Tardozzi. Intanto c'è un altro pilota del team Rumi che è scivolato. Si tratta di, vediamo se ha Knights o Grassetti, comunque in ottime condizioni, e si tratta di Grassetti, Gastone Grassetti, al suo ultimo impegno col team Rumi. Cerca di allungare Fabrizio Pirovano, che comunque è diventato uno dei piloti più puntuali ed affidabili del mondiale Superbike, pilota che non prende rischi e che comunque riesce ad essere il più veloce dei piloti in sella alle Yamaha nel campionato del mondo. Monti di nuovo all'attacco all'esterno, vediamo se questa volta riesce a prendere la traiettoria ideale. Niente da fare, ennesimo tentativo per Baldassarre Monti, che si vede rinfilare di nuovo dopo una staccata. E intanto controlla la situazione al quarto posto Davide Tardozzi con la sua bicilindrica,
mentre gli altri 3 piloti sono in sella delle 4 cilindri, rigorosamente 7,50 cm3. Ricordiamo anche l'episodio della Honda che per la prima fase della stagione ha schierato motociclette con qualche dubbio sulla tabella di omologazione, poi a metà stagione c'è stato un attimo di maretta e si è rettificato, si è precisato una volta per tutte quali dovevano essere le caratteristiche di Stroll. Intanto abbiamo visto Baldassarre Monti che ha preso un'imbarcata un po' più vistosa delle precedenti e sta tentando ora di ristaccarsi di nuovo. Intanto è Merkel che passa al comando, ma è di nuovo superato da Fabrizio Pirovano. Non c'è spazio per gli altri. Fabrizio Pirovano ha una guida inappuntabile, uno stile di guida assolutamente rigoroso, precisissimo, e con la sua Yamaha 750 4 cilindri linea il famoso 20 valvole che ha rivoluzionato un po' la tecnica costruttiva delle testate. Ricordo che le 5 valvole per cilindro sono un brevetto Yamaha che ha trovato naturalmente impiego anche in Formula 1 tra le automobili. Ed ecco che Tardozzi ha superato Baldassarre Monti, evidentemente non riesce a chiedere tutto il necessario alla sua Honda, mentre Tardozzi è in piena sintonia con la sua bicilindrica. Ed ecco, vediamo in replay il sorpasso all'interno. Monti ha esagerato nella traiettoria, nel portare all'esterno la traiettoria. Siamo nel 16° giro di questa prima manche della 6ª prova del campionato italiano delle Superbike. Ecco in sovraimpressione la situazione della corsa al 15° passaggio. Siamo nel corso del 16° giro dei 22 previsti dal programma di questa prima manche. Anche domani 22 giri, ricordo diretta su Rai 3 dalle 13:15 per vedere come finisce questo confronto e intanto Pirovano ha preso una leggera sbandata in staccata, ha recuperato bene, significa che Merkel sta tenendo sotto pressione. Pirovano continua a eliminare la pellicola, a cambiare fogli che si trovano sulla sua visiera, fogli trasparenti, il sistema comunemente usato per pulire la visiera, e anzi sembra riuscire ad allungare qualcosa su Fred Merkel, ma il quartetto è compatto. Ora si trovano a dover superare addirittura altri concorrenti da doppiare. Col numero 57 tocca ora a Stefano Giudici essere superato, anche egli corre con una moto del Team Rumi. E intanto c'è l'attacco di Merkel ai danni di Pirovano, riesce ad infilarsi all'interno. Vediamo se Tardozzi approfitta di questo attimo, e Merkel al comando davanti a Fabrizio Pirovano. Un confronto d'altissimo livello tra il campione del mondo ancora in carica Fred Merkel e il campione italiano, neocampione italiano Fabrizio Pirovano, attaccato anche da Davide Tardozzi. Tardozzi si porta in seconda posizione con la sua Ducati. Per Fabrizio Pirovano si tratta ora di controllare la situazione. Conoscendo lo stile di guida di Fabrizio Pirovano sappiamo che non farà follie. È un pilota che conosce molto bene i limiti del suo mezzo. Evidentemente non è in grado di contrastare i suoi rivali, e quindi è netto il divario che ora si è creato tra lui e i due fuggitivi. Del resto ha già conquistato il titolo italiano, è pago Fabrizio Pirovano. Certo si sarebbe impegnato nello stesso modo se il titolo italiano non fosse stato in palio, ma forse avrebbe valutato la possibilità di azzardare un attimo di più. Intanto vediamo che Tardozzi
tiene bene il passo di Fred Merkel quando siamo nel 18° giro. Confronto quindi tra un pilota statunitense su una Honda e il pilota italiano sulla bicilindrica Ducati. Sembra Tardozzi in grado di avvicinare Fred Merkel, ma è impercettibile questo progresso. Si gira sul piede di 1,27, mentre in prova tutti i piloti della prima fila sono scesi sotto il 1,27. Fred Merkel ha girato 1,26,190. Vediamo Tardozzi cosa riesce a fare, mentre Baldassarre Remonti è ha ora nel suo obiettivo il terzo posto, che per ora è ancora di Fabrizio Pirovano. Fabrizio Pirovano evidentemente non era sicuro del ritmo che stava tenendo e non ha risposto all'attacco dei rivali, che ora sono impegnati fra di loro. Fred Merkel con la Honda numero 6, Tardozzi con la Ducati numero 2. Siamo nel 19° dei 22 giri previsti, quindi 2 giri e mezzo. Ed ecco Freddy Merkel che realizza il miglior tempo sul giro, 1,33,821. No, 1,26,623. 1,26,623 è il tempo di Fred Merkel, miglior tempo sul giro fino a questo momento. Ricordo le posizioni alle spalle del quartetto che stiamo seguendo. Vedete col 6 Merkel, col 2 Tardozzi, col 4 Pirovano, con l'1 Monti, c'è col numero 8 Broccoli con la Ducati in quinta posizione, quindi col 55 Furlan in sesta posizione. Furlan alla guida di una Honda, quindi abbiamo Presciutti con la Yamaha, Caracchi con la Ducati, anche Monaco con la Ducati, mentre Singer in decima posizione e in sella ad una Kawasaki. Seguono Cantalupo, Balbi, Brunotti, Benedetti e Palizzi, ultimo in zona punti. Ed ecco Merkel alle prese con Tardozzi, pilota che lo impegna nel ritmo in quest'ultima fase, tant'è che il californiano, già più volte campione statunitense delle Superbike, le Superbike in America sono praticamente il motociclismo su pista, non esistono gare per le 500 negli Stati Uniti, la massima formula sono appunto le Superbike. E poi è emigrato in Italia, dicevamo, ed ha trovato a Bergamo la sua realizzazione agonistica, riuscendo a vincere con i colori del Team Rumi 2 titoli mondiali. Quest'anno ha avuto sulla sua strada la squadra di Lucchinelli con le Ducati affidate a Roche e a Falappa, che finché è stato in gara è stato un osso duro per tutti, ed è ora Raymond Roche che guida la classifica del campionato del mondo delle Superbike quando mancano 3 prove. Vediamo intanto come si evolve questa prima manche della sesta prova del campionato italiano tricolore delle Superbike, con Fabrizio Pirovano inquadrato poco fa in lotta per il terzo posto. Difende il terzo posto da Baldassarre Remonti, mentre Davide Tardozzi sta tentando di infastidire Fred Merkel, che guida la corsa con la sua Honda numero 6. 2 giri alla conclusione. Ricordo ancora l'appuntamento alla seconda manche domani su Rai 3 alle 13:15, mentre Fausto Gresini ha già conquistato il titolo tricolore della 125 nella gara di questa mattina, di cui avete potuto vedere l'epilogo finale, che riguardava però le posizioni, la lotta per il secondo posto tra Capirossi e Vitali, che sono caduti insieme in maniera anche abbastanza vistosa e con qualche strascico polemico. Gresini pertanto ha vinto il primo titolo in questa manifestazione, questo appuntamento tradizionale con il motociclismo a Vallelunga. Ed ecco che Tardozzi
non riesce a guadagnare su Merkel, mentre Monti è riuscito a superare Pirovano. Eccoli inquadrati in questo momento. Baldassarre Monti è riuscito a superare Fabrizio Pirovano con la Yamaha numero 4, Baldassarre Monti con la Honda numero 1, campione in carica, è riuscito a superare, si è preso quindi una rivincita sul neocampione italiano. Inizia l'ultimo giro di questa prima manche della prova conclusiva del campionato italiano delle Superbike. Ricordo ancora una volta, Pirovano è già campione italiano, avendo vinto con una prova d'anticipo a Monza il 16 settembre. Quindi una sfida platonica, libera da qualsiasi vincolo di classifica, che ci ha riportato in evidenza uno straordinario Merkel, pronto a disputare la prossima stagione del campionato del mondo delle Superbike con legittime ambizioni di vittoria. Fred Merkel è ora quarto nel campionato del mondo, ma non può sperare di fare di più nelle 3 prove restanti. Pertanto ora sta cercando di rimettersi in evidenza anche fuori dalla corsa dal titolo tricolore. Non ha preso parte a nessuna gara di quelle previste dal calendario tricolore, e quindi questa è una sua gara di collaudo perfettamente riuscito. Vediamo ora Monti e Pirovano mentre si stanno avvicinando al traguardo Merkel e Tardozzi. Merkel ha ormai varie lunghezze su Tardozzi quando siamo all'ultima curva prima del traguardo, e taglia quindi vittorioso. Aspettiamo ancora un attimo, ecco, taglia vittorioso il traguardo Fred Merkel davanti a Davide Tardozzi, Merkel con la Honda, Davide Tardozzi con la Ducati, ed ecco al terzo e quarto posto rispettivamente Baldassarre Monti e il neocampione italiano Fabrizio Pirovano. Seguono Massimo Broccoli con la Ducati, Furlan con la Honda, Stefano Caracchi con l'altra Ducati, Presciutti con la Yamaha e Monaco con l'altra Ducati. Non mi resta a questo punto, come del resto era previsto, che dare appuntamento a domani alle 13:15 su Rai 3 per la seconda manche, e restituisco pertanto la linea allo studio di Roma per la prosecuzione del programma.